Nella puntata precedente avevo ripreso la mia moto e avevo un appartamento appena fuori Varsavia. In questa puntata passerò altri 3 giorni nella bella e fredda Varsavia. Varsavia è completamente innevata e io cerco di mettere insieme i pezzi per il nuovo viaggio. Sto andando a vedere se a Decathlon ci sono i ramponi per metterli sotto ai miei scarponi per non rischiare di scivolare quando metto i piedi in terra sulla neve. Quindi nulla, ora ci facciamo questa passeggiata di una mezz'ora fino alla prima stazione della metropolitana e poi andiamo appunto verso una delle sedi di Decathlon che c'è qua. Sono quasi alla fermata della metro, però prima vi volevo far vedere questa cosa. Questo è uno dei tanti parchettini in mezzo ai palazzi. Qui ce n'è davvero tantissimi. Non sono molto pieni di attrezzi, di giochi, però sono appunto molto carini e ce n'è tantissimi. Sono uscito ora da Decathlon e sono riuscito a trovare i ramponi per gli scarponi e le scarpe. Si spera di non scivolare più. Oggi ho preso una birra con un amico che avevo trovato quando sono arrivato qua a Varsavia e fortunatamente mi ha dato anche dei buoni consigli per sistemare la moto, perché ho delle difficoltà a comprare le cose da Amazon e farmela arrivare qua. Ho incontrato questo ragazzo quando sono arrivato a dicembre a Varsavia. Anche lui, come me, è un motociclista e un viaggiatore e dopo un'ora che si parlava di moto e di viaggi era davvero come se ci si conoscesse da sempre. Se dovete comprare qualche cosa online a Varsavia, ho qualche consiglio per voi. Se vi piace usare Amazon, vi consiglio di iscrivervi a Amazon Polonia per ricevere i vostri ordini più velocemente. Altrimenti vi consiglio il sito Allegro, che devo dire funziona molto bene. Ciao a tutti. Anche stamattina mi allenerò, ma sono molto stanco perché ieri sera ho fatto le 4 di notte cercando i pezzi mancanti per andare verso nord. Infatti ho comprato i pezzi online, ma non è stato molto facile farseli spedire qua in qualche posto dove potessi recuperarli. Comunque sembra che almeno per quello ce l'abbiamo fatta, quindi ora ci alleneremo e oggi pomeriggio andrò a cercare l'ultimo pezzo, dovrebbe essere l'ultimo pezzo che mi manca, cioè i pantaloni. Vi saluto e a dopo. Non so ancora di avere un problema che mi farà perdere ancora tanto tempo. Come vedete non ho ripreso i chili persi nella prima parte del viaggio, ma mi devo comunque tenere allenato perché questa nuova avventura sarà qualche volta un po' estrema. Ok, finalmente è arrivato in questo momento un pacco che avevo ordinato veramente quando sono arrivato e finalmente è arrivato, quindi dopo potremo andare a cercare, come dicevo, i pantaloni. Ma ora vi farò vedere cosa c'è dentro questo pacco. Questo che vedete è uno zaino molto più grande rispetto a quello che avevo in precedenza, perché è da 75 litri. Nella precedente parte del viaggio, nello zaino blu che tenevo dietro al posto del passeggero, mi entrava appena il portatile e l'attrezzatura video. Ora che dovrò affrontare il freddo avrò bisogno di molta più roba. Inoltre ho intenzione di fare delle escursioni in montagna con la mia tenda, quindi avrò bisogno di uno zaino che mi permetta di portare tutto. Allora sto uscendo ora per andare a cercare i pantaloni qua in un negozio vicino che mi hanno consigliato
e guardate un po'. Come potete vedere anche dal mio abbigliamento si fa molto caldo oggi e si sta sciogliendo tutto, quindi niente, a dopo e spero con nuovi pantaloni. Ha fatto buio appena 20 minuti dopo il video precedente, ma d'altronde sono già le 17:15 a gennaio a Varsavia. Per la serie sembra italiano, ma non è. Questo è uno dei piccoli supermarket che potete trovare qui a Varsavia, che non vi consiglio in base a mia esperienza a dei prezzi un po' alti. Per le strade qui di Varsavia si nota un sacco di lavori per quanto riguarda appunto strade e mezzi di trasporto. Una delle cose positive della Polonia rispetto all'Inghilterra, dove sono stato, è che qua esistano i fornai e il pane preso almeno dal fornaio, dal supermarket, non come da noi, ma al fornaio non è male. Quindi insomma, se volete del pane un po' migliore, quando andate al supermarket prendete il resto e il pane andate dal fornaio, tanto ce n'è molti. Dopo aver camminato un po' per Varsavia sono arrivato al primo negozio da dove iniziare la mia ricerca dei pantaloni. Dopo una passeggiatina di una decina di minuti siamo finalmente arrivati al negozio e ora andiamo a vedere un po' dentro cosa c'è. Allora, la spedizione a questo negozio non è stata molto proficua perché non ci sono pantaloni come facevano vedere anche dal sito internet, cioè non hanno più niente di roba del genere, però ho trovato queste, cioè le corde per poter legare lo zaino e il grasso per la catena. Almeno qualcosa di buono l'abbiamo trovato. Ora andiamo nel prossimo negozio e vedremo se avremo più fortuna. Come vedete anche qui ci sono lavori in corso, che come vi dicevo prima sulla strada c'è sempre qualche lavoro. In pratica qui a Varsavia sulle strade c'è lavori ovunque. Ho girato fino alle 21 passando per un negozio d'abbigliamento ad un altro, senza trovare assolutamente niente. Soprattutto non c'era mai la mia taglia e tutti i capi in Gore-Tex che trovavo erano solo di fascia altissima. Naturalmente per il freddo che dovrò affrontare un abbigliamento in cordura non basta, quindi mi sono dovuto impegnare parecchio. Alle 8:30 avevo girato quasi tutti i negozi di abbigliamento per moto di Varsavia e per consolarmi un po' sono entrato in una concessionaria Honda a guardare qualche moto. Sono tornato adesso e sono riuscito a trovare i pantaloni, tra l'altro all'Honda, e sono dei pantaloni in Gore-Tex. Erano gli stessi che avevo trovato a Firenze ma che non c'era la mia taglia, e spero vivamente che mi proteggano dal freddo quando andrò verso nord. Ora, io non utilizzo abbigliamento tecnico invernale a Firenze, anche quando le temperature vanno sugli 0 gradi, quindi spero che questi pantaloni basteranno per reggere al freddo. Proveremo e li testeremo. Anche per questa puntata è tutto, ma ci vediamo nel prossimo episodio sempre a Varsavia. Vi farò vedere la nuova versione dell'Hornet, un pneumatico torturato e qualche altra cosa interessante. Come al solito vi auguro buona strada a tutti e ci vediamo nel prossimo episodio.